Eccoci insieme, benvenuti tutti per questa serata dove si parlerà di istruzione parentale, si parlerà di homeschooling. Mi presento, sono Erika, sono praticamente quasi 15 anni che sono nel campo dell'homeschooling, entrata come genitore curioso. Eh sì, proprio come voi questa sera, un genitore che si faceva un po' di domande. Al momento sì, 5 figli, allora era il primogenito che doveva iniziare la scuola, mi ricordo, 5 anni e mezzo, magari alcuni di voi che siete qua questa sera avete la stessa situazione, gennaio 2024 è dietro l'angolo e dobbiamo fare le preiscrizioni e io mi trovavo nella medesima situazione con mio marito. E ci dicevamo 8 ore, 6 ore, tutto questo tempo e i compiti e nessuna struttura ci sembrava adatta. E allora ci siamo ingegnati, abbiamo cominciato a esplorare la realtà dell'homeschooling. Abbiamo contattato un avvocato, abbiamo cercato di capire le vie legali, anche perché stiamo parlando praticamente del 2011, 2012. E non è che c'era molto online, non c'erano le serate come quelle di questa sera dove andremo a parlare di come liberare l'educazione dei vostri figli, come liberare anche voi, perché lo sappiamo molto bene, la scuola può essere un peso, questo sistema educativo, non sempre calza a pennello, anzi quasi mai. E anche noi ci siamo informati parecchi anni fa e da allora è iniziato il mio cammino nell'aiutare le famiglie che vogliono praticare istruzione parentale, che praticano istruzione parentale. Una cosa dopo l'altra, è un libro, è il nostro blog, è il network di Edupar. Questa sera staremo insieme proprio per accompagnare voi che avete questo interesse, che magari ne avete sentito parlare, ma sì, qualcuno che fa homeschooling, magari lo conoscete o magari no, ma volete saperne di più e volete capire il perché. Perché dovreste fare questa scelta? Perché non mandarlo o mandarla a scuola come tutti gli altri? Io questa sera sono qui per parlare di qualcosa che ci tocca profondamente, che tocca le nostre speranze, che tocca i nostri sogni per i nostri figli, la loro educazione. Quindi vi invito a farmi un saluto nei commenti, mi fa molto piacere sapere che siete qua, magari scrivetemi anche da dove vi state connettendo per questa serata insieme. Ricordatevi che, come dire, noi ci siamo, abbiamo possibilità anche di rispondere a qualcuna delle vostre domande, se ci fosse. Questa è una serata iniziale, piano piano andremo a scoprire quali sono le possibilità che si apriranno insieme per voi, per le vostre famiglie,
soprattutto per i vostri figli. Quindi iniziamo col farci una domanda che scommetto vi è familiare. Quante volte, se i vostri figli sono scolarizzati, avete visto i vostri bambini tornare a casa da scuola con gli occhi un po' meno brillanti, un po' meno entusiasti, un po' stanchi e vi siete chiesti: "Perché? Perché sta succedendo questo?" Il sistema scolastico tradizionale, con le sue strutture rigide, spesso ci presenta una visione dell'educazione che è come un vestito un po' troppo stretto. Non so se vi è mai capitato. Sembra che non calzi. È una taglia unica e noi sappiamo bene invece che ogni bambino è un universo a sé. Io non so voi, ma io ne ho 5, tutti diversi. Sono anni che facciamo istruzione parentale, la mia più piccola ha 8 anni e il più grande ne ha 18, hanno 10 anni di differenza. E questa è l'esperienza che vi sto portando questa sera, un'esperienza molto vasta. Il primogenito alla fine a scuola non c'è mai andato. Ci è andato per scelta, adesso all'università. Prova del fatto che chi fa istruzione parentale può coprire tutto l'arco di studi fino ad accedere all'università. Queste cose sono possibili, sono concrete, non sono solo, come dire, casi eccezionali. Il mondo si sta rivoluzionando nell'homeschooling e questa sera ne parleremo insieme. Intanto vedo i commentini, quindi saluto Elena, saluto Giulia, saluto, Sao e Silvia e Michelle e Anna e Veronica e tutti quelli che stanno lasciando un messaggino. È bello sapere anche da dove vi state connettendo, proprio perché noi siamo una comunità, non siamo isole. Già con una diretta di questo tipo vi renderete conto che tocchiamo tutta l'Italia. Anche perché una delle paure è sentirsi soli. Non sarete soli nell'homeschooling, a meno che non lo scegliate. Ci sono alcune persone un po' l'eremita, vogliono fare, vabbè, allora sì, ma in generale non pensiate più che l'homeschooling sia una cosa di nicchia. Questa sera ve lo mostrerò, ve lo farò capire. Assolutamente sì. E quindi i nostri bambini con i loro talenti unici, i loro modi speciali di vedere il mondo, hanno bisogno di un'educazione moderna, alla loro portata. Vedete, c'è questa idea che per imparare bisogna seguire tutte queste righe rette sul foglio di carta, ma dimentichiamo poi che la vita vera, non è fatta di righe dritte, ma è fatta di curve, è fatta di spirali, è fatta di salti e perché no, è fatta anche di capriole. Quindi l'educazione non dovrebbe essere diversa dalla vita. Parliamo proprio di questo, la vita è apprendimento. Il sistema attuale però punta alla standardizzazione, anche perché è quello che possono fare con ciò che hanno a disposizione, con quello che, come si dice, no, si è sempre fatto così. Mai parole sono state più spaventose. E questo sistema produce poi, no, lo sapete, in serie degli studenti modello, tipo A, tipo B, tipo C, tipo Z. Ma voi ditemi, quando parliamo dei grandi innovatori, dal passato al presente, gli artisti, gli scienziati, quelli che hanno cambiato il mondo, ma secondo voi erano forse standard? Erano persone che marciavano in fila uno dopo l'altro? No, no amici miei, assolutamente, erano tutto fuorché standard. Erano persone e sono ancora persone che hanno saputo guardare oltre, mh? Che hanno saputo immaginare, sognare, creare e fare tutto quello che è speciale. Uscire fuori dalla massa. E allora io mi domando: perché dobbiamo continuare con questa standardizzazione? Soprattutto alla luce dei tempi che corrono. Quando parliamo, pensiamoci, di valutazioni standardizzate, di prove, di voti, noi parliamo di strumenti che cercano di misurare l'imparare con un metro che non tiene conto della ricchezza interiore, della passione, dell'unicità di ciascuno studente.
Manca poco, dopo Natale arrivano le pagelle. Io so che ci sono ancora un sacco di adulti che hanno l'incubo della maturità. Tanti genitori me lo raccontano in consulenza, mi dicono: "Guarda Erika, se riesco a far scampare mio figlio a questi orrori, io a 40 anni ancora mi sveglio", dicono, "con i sudori freddi perché c'è quel professore che mi interrogava in una certa maniera". Quindi ricordatevi che le misure della scuola, se le lasciamo fare, possono soffocare quel fuoco, quell'istinto naturale verso l'apprendimento di ogni bambino, quell'apprendimento che ogni bambino ha in sé, finché non arriva qualcosa a spegnerlo. E questo vi assicuro è il vero tesoro che dobbiamo custodire e alimentare. E questa sera diremo proprio come farlo, attraverso per la mia esperienza, attraverso l'istruzione parentale. Abbiamo stravolto la nostra vita, non è un cammino facile, non sono qua a dirvi: "Ah vabbè dai, fate homeschooling, è tutto semplice." No, ma vi dico la verità, se avessi dovuto avere a che fare 5 figli a scuola, 5 pagelle, 5 interrogazioni a gogo, sicuramente sarebbe stato molto più difficile di quello che è stato il nostro cammino in famiglia in istruzione parentale. Del resto, se abbiamo dei problemi ora noi insieme li risolviamo con i nostri termini, nei nostri tempi, seguendo i nostri principi. E voi come vi siete sentiti al liceo? Lo chiedo spesso ai miei genitori: "Che ricordi avete?" Lo so, non è facile, poi magari a seconda delle fasi, primaria, secondaria, ci sono stati momenti diversi. Ma la mia domanda: vi siete mai sentiti un po' imprigionati? Non vi è mai parso di essere in una macchina che aveva i suoi obiettivi e nessuna relazione con quello che realmente voi volevate raggiungere? A me questa cosa è capitata più di una volta, e se la risposta è sì anche per voi, non dovete esserne sorpresi, perché ciò riflette la natura di quello che è la scuola, il sistema standardizzato scolastico. È proprio una situazione creata ad hoc. Provate a leggere un po' la storia della scuola. Fu inventata dai prussiani dopo il 1806 circa, Prima di quello l'educazione era impartita in moltissimi modi diversi, quindi veramente c'era un pot-pourri di possibilità di educazione, chi poteva accedere, chi no, chi in certe maniere, poi c'era ovviamente la Chiesa, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che noi intendiamo però come scuola fu inventato in quel particolare momento storico e fu inventato per uno scopo davvero particolare, cioè produrre dei sudditi e soldati leali, obbedienti e persone che avrebbero anche dovuto essere lavoratori produttivi e anche in questo caso super obbedienti. Ed ecco la spiegazione, perché io non so se voi ve lo siete mai chiesto, ma perché la scuola li mette tutti ci mette tutti per fasce d'età, manco fosse una catena di montaggio. Ecco perché. Ecco perché la scuola è quello che è, ha le caratteristiche che ha. Questo ci spiega perché la giornata scolastica sia divisa in blocchi di tempo strutturati. Ci spiega perché l'organizzazione è gerarchica. Assolutamente, è una piramide altamente strutturata. Adesso che hanno cambiato anche nome, vabbè, non recentemente, da un po', dirigenti. Capite che c'è odore di business più che vocazione all'educazione. Gli open day, quanti di voi stanno andando agli open day? A me sembra la fiera, no, tutto lucidato, a nuovo, tutto splendente per mostrarlo a questi bambini, a questi ragazzini, a voi genitori che andate a scegliere dove collocare i vostri figli. Ecco perché la scuola è creata così, no, e le persone sono educate con altri coetanei piuttosto che con persone al loro stesso grado di interesse e abilità. Magari non è una questione di età, magari è una questione di competenza, è una questione di interesse, eppure la scuola, come se fosse un buon vino, chiede ai bambini e tiene i bambini di rimanere in un gruppo unico.
A volte li sento anche parlare i bambini, oramai si identificano così: "Tu che cosa sei?" "Ah, io sono un 2005." "E tu che cosa sei?" "Ah, io sono un 2012." Un po' impersonale, non vi sembra? E questa situazione storica, andate a vedere un po', ci sono tanti scritti su questo, ci spiega anche perché in molti sistemi scolastici una delle funzioni del sistema è di dirigere le persone in particolari percorsi di vita. Cioè noi per distribuire i giovani, tutti in differenti tipi di carriere. Pensate che è statisticamente provato che lo studente di serie C è quello che poi diventa imprenditore, eppure per il sistema è un fallito. Magari perché non ha la pazienza, magari perché guarda fuori dalla finestra e ha ispirazione. Eppure per il sistema non vale nulla e si è notato come invece nella vita reale questi ragazzi hanno un gran successo. Ma dopo quante porte in faccia, mi domando io. E questa sera siamo insieme, rimanete con me perché ne avremo tante da dire insieme. È proprio questo, no, che dobbiamo capire. Perché dobbiamo passare attraverso questo meccanismo, quest'industria con i nostri figli? Non è più il tempo, non è più l'età. E non stiamo parlando degli insegnanti che non fanno il loro lavoro, ma ci mancherebbe, ci sono moltissime persone che lavorano nelle scuole e che credono nell'educazione. Cioè loro credono che l'educazione è proprio il punto principale di quello che stanno facendo. Sono quei meravigliosi insegnanti per vocazione, che non possono fare nulla in questo sistema o possono solo arrancare, perché loro stanno cercando di educare. È molto difficile per loro nella loro carica. Pensate a tutta la burocrazia dietro, no, dietro l'essere un insegnante oggigiorno. Cosa rimane? Poi con queste classi, che oramai è di gergo popolare, le classi pollaio, cioè l'abbiamo accettato tutti che le classi c'hanno 20, 25 alunni. Assolutamente, no, assolutamente. Non può funzionare così, non è una questione degli insegnanti. Cioè quello che noi dobbiamo realizzare è che l'educazione e l'istruzione non sono la stessa cosa. In effetti, poiché pensiamo che l'istruzione sia la stessa cosa dell'educazione, abbiamo un'idea radicalmente impoverita di quello che l'educazione potrebbe essere. Sono 2 cose diverse. Ricordatevi che in Italia vige l'obbligo di istruzione e vi hanno fatto credere che la scuola è un obbligo. Ripetete tutti insieme con me: la scuola è un obbligo. Anno dopo anno, decennio dopo decennio. E adesso quando uno dice: "No, ma guarda che puoi fare istruzione parentale." Ma chiameranno la polizia? No, perché è una possibilità legale riconosciuta dalla Costituzione. Perché l'istruzione e l'educazione sono 2 cose diverse. Perché per esempio, mi domando io, diamo per scontato che l'educazione dovrebbe aver luogo solo in una fase della vita. Cioè questi dai 6 ai 18, vabbè poi adesso si va avanti ovviamente all'università e che cosa, ma perché poi finisce? Voi adulti, noi adulti non impariamo più nulla? L'educazione è qualcosa che può aver luogo in ogni stadio della vita e anzi dovrebbe essere così. Perché diamo per scontato, per esempio, che le persone debbano essere educate solo tra coetanei? Dai 6, tutti i 6 anni, tutti i 7 anni, tutti i 12 anni. Perché? Perché pensiamo che questo sia corretto e giusto? Secondo me è un modo folle. Dovremmo parlare per competenze, ma essendo la scuola un sistema standardizzato non può gestire queste differenziazioni. Perché dobbiamo, secondo voi, impartire l'educazione nel modo altamente strutturato e formalizzato che le scuole ci impongono di fare? L'educazione non potrebbe essere invece fluida, sciolta, un'educazione libera. Perché? Perché no? L'educazione è qualcosa di fondamentale per la vita della maggior parte delle persone e quello che dobbiamo fare è fuggire dall'idea che le scuole siano l'unico modo in cui si può impartire l'educazione. E questa sera analizzeremo proprio questo. Cosa faremo questa sera? C'è una bella slide che può andare a vedere. Avremo modo di vedere 3 passi per creare un nuovo paradigma educativo. Questa sera parleremo dell'impellente ragione per cambiare, anzi l'abbiamo già fatto
un'impellente ragione per cambiare, una visione chiara per il futuro, perché senza visione non andiamo da nessuna parte e rimaniamo intrappolati nelle nostre paure. E poi e poi ci sarà un piano, perché io ci sono già passata e posso aiutarvi, un piano coerente da realizzare. Eh sì, questo è quello che faremo insieme questa sera. Grazie per la slide. Proprio perché l'istruzione dovrebbe essere un'avventura. L'istruzione dovrebbe essere un viaggio esaltante, alla scoperta del mondo, alla scoperta di se stessi e non una marcia forzata su un sentiero troppo stretto, un sentiero già battuto. È un'avventura veramente, è quello che stiamo vivendo noi, dovrebbe essere un gioco. Per carità, un gioco serio, certo, ma pur sempre un gioco, in cui c'è spazio per l'errore, c'è spazio per la prova, per l'esplorazione, per ridere insieme, per la gioia, soprattutto per la gioia pure negli occhi di quei bambini, perché li vedete a 3, 4 anni, hanno degli occhi che dopo l'inizio della scuola non hanno più. Sono quegli occhi che hanno voglia di scoprire qualcosa di nuovo, qualcosa che appartiene a loro, che hanno conquistato. E allora la mia domanda è: cosa possiamo fare noi come genitori, come educatori? Possiamo aprire le porte, possiamo offrire strade diverse, possiamo ascoltarli, possiamo sostenerli e più di tutto possiamo amare questi nostri piccoli e grandi esploratori per quello che sono. Loro sono individui unici, meravigliosi, capaci di cose straordinarie, se solo gliene diamo la possibilità. Quindi andiamo avanti con la nostra serata e condividiamo delle piccole riflessioni, piccole grandi riflessioni, sull'evoluzione della scuola. Vi ho detto che vi avrei dato una buona motivazione. Lo so, guardiamoci attorno. Cos'è questo sistema scuola? Diamo un'occhiata. Cosa abbiamo in mano? Un telefono, ma questo è lo stesso telefono che avevate 5 anni fa, 10 anni fa, è lo stesso telefono che avevate 20 anni fa. Non è lo stesso telefono. Il mondo va avanti. Che macchina avete? Avete guardato le macchine? Sono le stesse macchine. Tra poco si guidano già da sole. Sono le stesse macchine quelle che stiamo guidando di 10 anni fa, di 20 anni fa, di 30 anni fa. No, il mondo evolve. Ma c'è qualcosa, magari dalla regia, se c'è la slide, c'è qualcosa che è cambiato. Ecco, parlavamo del fatto che la scuola è un modello molto vecchio. Quali erano le competenze richieste nel XIX secolo? La lealtà, la disciplina, l'obbedienza, il rispetto per la gerarchia, il pensiero acritico, guai a dire qualcosa, a uscire dalle righe, e la ripetizione. Questo serviva alla rivoluzione industriale, questo serviva ai grandi e ai piccoli per entrare nel sistema sociale e nel sistema lavorativo. Tutto questo, secondo voi, è ancora valido? Non lo so se è ancora valido. Andiamo a farci delle domande, ancora con le nostre slide. Allora, la prossima. Guardate questa immagine. Questa è una fabbrica di più di 100 anni fa, avete visto? Stanno lavorando e ovviamente le competenze che abbiamo citato prima servivano a queste persone per poter ottenere e mantenere una posizione. Andiamo avanti. Vi chiedo una cosa, guardate queste immagini e ditemi se notate dei cambiamenti. Questa è una classe del 1850, una classe tutta al femminile tra le altre cose. Andiamo avanti. Questa è una classe del 1900, qua è una classe mista, stiamo parlando del, secondo me, i primi 1900. Andiamo avanti. Già più recente. Questa è una classe del 1970. Avete visto questi bimbi col loro banco, seduti a scuola, con le loro mani alzate. E qua? Questa è una scuola del 2023. Ora, avete notato delle differenze? È cambiato qualcosa?
Non è cambiato assolutamente nulla. Sì, siamo a colori, sì, l'abbigliamento è più casual, anche se in tante primarie ancora si mette il grembiulino e quant'altro, ci mancherebbe. Ci sono anche delle buone motivazioni magari a capo di questo, ma come notate l'ambiente, la situazione è la medesima. La prossima. Noi siamo nella rivoluzione digitale. Ma ci siamo resi conto che la scuola non è al passo con questo? Quali sono le competenze richieste dal mondo del lavoro oggi? Andiamo a vederle insieme. Il mondo non è più quello della fabbrica. Oggigiorno bisogna saper lavorare a progetto, bisogna saper gestire le responsabilità, bisogna avere coraggio per affrontare le sfide, avere il pensiero critico, saper lavorare in squadra, aver allenato il problem solving, avere flessibilità, che non vuol dire essere zerbini, flessibilità vuol dire saper gestire le situazioni, come con l'iniziativa personale e anche una buona dose di creatività, abbiamo visto adesso siamo tutto in digitale, tutto video, ci vogliono i creativi, ci vogliono le persone con le idee innovative, ci vogliono gli estroversi, ci vogliono un sacco di caratteristiche per un mondo nuovo, quello della rivoluzione digitale. E io vi domando, visto che questa sera vi servono delle indicazioni per orientarvi, quali di queste competenze oggigiorno sta sviluppando la scuola? È una buona domanda, proprio perché è un modello educativo superato. Il modello educativo del XIX e XX secolo si è rivelato insufficiente per soddisfare le necessità attuali e future della nostra società. Sì, ci sono stati dei successi storici, ma questo modello non riesce ad adattarsi ai rapidi avanzamenti tecnologici e ai cambiamenti culturali. Tra 5 anni, che lavori ci saranno? Non lo possiamo sapere, non lo possiamo sapere. La scuola è sempre un passo indietro, non è possibile agganciare quello che sta succedendo, va troppo veloce. Dobbiamo vivere il presente, non possiamo prepararci con un modello di centinaia di anni fa. E tramite l'homeschooling vi renderete conto che ci concentriamo sull'empowerment, sulla preparazione dei bambini a risolvere i problemi futuri, sono già in società da subito. Questo approccio mira a dotare gli studenti di strumenti necessari per navigare questo mondo in continua evoluzione. E uno può dirmi: "Ma sì Erika, ci sono le riforme scolastiche". Ma sono lentissime. I tentativi di riformare il modello fatiscente che vi ho descritto prima sono inutili. Ciò che serve è una revisione fondamentale del sistema educativo, che tenga conto delle esigenze attuali. Ma i vostri figli stanno crescendo ora. Tanti mi dicono: "Ma perché tutta la tua energia, visto che sei così scoppiettante, non la metti al servizio del sistema?" Ma perché io voglio creare il cambiamento oggi. Io ho i figli piccoli oggi, stanno crescendo oggi. Ho bisogno di fare le modifiche oggi, non posso aspettare domani. La loro vita è ora. E questo è anche parte di uno scenario educativo globale. Non stiamo parlando d'Italia, non rimaniamo sempre nel nostro vicinato. La necessità di questo nuovo paradigma educativo non è locale, è globale. Dovremo sforzarci, e lo stiamo già facendo, di sviluppare un sistema che sia rilevante ed efficace in tutto il mondo. Guardate che se vi state ancora facendo le domande, vuol dire che non avete studiato, non avete visto, non avete letto cosa sta succedendo in tantissime parti del mondo. Ci sono numerose sperimentazioni di nuove scuole, nuovi progetti, hybrid learning, hybrid classroom, situazioni ibride tra scuola, studi online, gite, uscite, comunità educative. È veramente il futuro è veramente qua. Bisogna averla questa visione per il futuro, è proprio essenziale orientarsi verso un sistema educativo che sia pertinente ed adeguato alle esigenze del XXI secolo. Dobbiamo enfatizzare l'integrazione tecnologica, l'innovazione e un apprendimento più partecipativo, più attivo, non sono un imbuto questi ragazzini che continuiamo a infilargli cose nella testa, nel cervello per vomitarle all'interrogazione e dimenticarle immediatamente dopo.
Abbiamo una slide su questo studente, come dovrebbe essere questo studente. Ecco, ecco, un commento ancora prima: i nostri figli sono cambiati radicalmente, così come i loro strumenti. Non siamo più nella scuola, nella classe del 1900, eppure lo siamo. Qualsiasi insegnante che pensa di poterli riportare indietro sta combattendo una battaglia persa. In questo periodo di grande flusso metodologico e curricolare, noi educatori, e per educatori intendo anche noi genitori, perché noi genitori siamo i primi educatori, non crediate a quella bugia che vi dice che voi non valete niente, che voi non ce la fate. Io vi posso dare la fiducia, se ce l'ho fatta io con 5 figli ce la potete fare anche voi. Quindi noi educatori ci troviamo di fronte a un'opportunità unica, sebbene impegnativa, perché possiamo iniziare a insegnare ai nostri ragazzi nella loro stessa lingua, con i loro strumenti, combinando le loro esigenze con la nostra competenza. Dobbiamo arrivare a toccarli, dobbiamo arrivare a loro con i loro termini. E lo studente moderno com'è? Eccolo qua, è uno studente che pensa col pensiero critico, pensa criticamente perché conosce un processo intellettualmente disciplinato di concettualizzazione per analizzare, sintetizzare, valutare attivamente le informazioni che raccoglie. È uno studente proattivo, non passivo come lo vogliono a scuola, perché coopera con gli altri, è responsabile, è consapevole delle proprie emozioni e definisce, pianifica, esegue e condivide tutte le informazioni raccolte. Ma soprattutto, e questo lo so che è difficile per tanti genitori, l'uso della tecnologia, è un ragazzo, è una ragazza che sanno utilizzare la tecnologia in maniera consapevole. E sono indipendenti. Tanti mi raccontano la frottola dell'homeschooling come una macchina per creare i mammoni, ma è assolutamente il contrario. Prendendoci cura dei nostri figli, essi avranno radici forti. E questo è uno studente indipendente perché sa come apprendere, sa quanto vale, è responsabile della sua educazione e sa riflettere. Ed è qui che vogliamo portare i nostri figli. E non possiamo farlo grazie della regia, e non possiamo farlo se non svoltiamo strada. C'è proprio bisogno di fare questo. Quindi dobbiamo riconoscere che la resistenza al cambiamento in ambito educativo, purtroppo, magari parlo anche per voi che siete con me questa sera, deriva spesso da convinzioni radicate, da generazioni magari anche pre-internet, no, non nativi digitali, e da un'infrastruttura, quella sociale, quella a cui siamo abituati, che siamo comodi avere i bambini così, no, li lasciamo, ce li dimentichiamo per mezza giornata, giusto? È una comodità, ma lo dico con serenità, lo dico con serenità, perché comunque, ripeto, l'homeschooling significa che dobbiamo gestire noi la situazione, non sono, cose semplici, ma si possono fare e ne vale la pena. Però ripeto, questa situazione siede nell'idea, nell'infrastruttura che sostiene un vecchio sistema. E il futuro dell'educazione dovrebbe concentrarsi, ripeto, sull'empowerment, il potere, attraverso il cambiamento delle convinzioni, il successo nel mondo, l'integrazione tecnologica, distaccandoci dai metodi tradizionali e di insegnamento e di apprendimento. Perché poi son 2 cose diverse, l'insegnamento e l'apprendimento. Uno dice: "Beh, io gli ho insegnato questa cosa". Beh, se però dall'altra parte non si è appreso, di che cosa stiamo parlando? Stavo guardando i vostri commenti, c'è qualche commento, allora, magari dalla regia mi date qualche commento. Il problema è che l'insegnante riceve le indicazioni ad un aggiornamento delle competenze, ma è a sua volta scolarizzato e gira gira continua a riprodurre la vecchia scuola. Per lui l'unico approccio. Pienamente d'accordo. Per Franco, assolutamente, è così. Dobbiamo scardinare effettivamente tutto questo sistema. E ripeto, noi non sapevamo nulla di homeschooling. Quando abbiamo iniziato, 3 bimbi, 1 era appena arrivato e eravamo incerti nei nostri passi.
Ma abbiamo fatto come gli scienziati, come gli esploratori, abbiamo abbracciato l'iniziativa e anche se sbagliavamo ci rialzavamo. Un po' come un bebè che muove i primi passi. Cadono ma si rialzano, magari anche con un sorriso sulle labbra perché hanno fatto qualche passo in più. E il mio ruolo questa sera qua con voi e di aiutarvi a non cadere così tante volte. Io sono caduta, io e mio marito abbiamo sbattuto la testa contro il muro, abbiamo avuto i sudori freddi la sera pensando: "Ma avremmo fatto la scelta giusta?" E vi ripeto, oramai siamo quasi 15 anni dopo, ragazzo ha 18 anni il più grande, la seconda poi ne ha 17 e così via dicendo, siamo super soddisfatti e se possiamo aiutare le altre famiglie lo facciamo assolutamente volentieri, anche perché questo creerà una società migliore. La società dove ci saranno i miei figli, i vostri. Vogliamo una svolta, credo. E allora immergiamoci più a fondo in questo mare di possibilità che è l'homeschooling, Quindi immaginate questa educazione come se fosse un abito sartoriale cucito su misura per i vostri figli, che valorizza ogni curva del suo apprendimento, ogni sfumatura della sua personalità. Se qualcuno si sta chiedendo: "Ma io ho bambini con problemi di apprendimento, problemi, cognitivi, problemi di 1000 modi di problemi, posso fare istruzione parentale?" La risposta è sì. La risposta è sì. Abbiamo tra le altre cose un network bellissimo, dove ci sono racconti di genitori di tutti i tipi, di tutti i cammini che condividono le loro esperienze di istruzione parentale. Tra le altre cose vedo che Francesco ci sta raccontando nei commenti della sua esperienza in Texas, perché gli Stati Uniti, diciamo, sono anche la quinta generazione di homeschoolers, perché hanno iniziato molto prima a fare questo tipo di educazione. E lui dice: "Ho vissuto in Texas per 3 anni dove l'homeschooling è completamente libera. Forse è l'unico stato d'America completamente libero." È vero, ci sono, in tutti gli Stati Uniti ogni stato ha delle normative diverse. Francesco dice: "Ora viviamo a Milano da ottobre e il nostro bambino nascerà tra un mese. Sono felice di avervi trovato." Siamo felici anche noi Francesco, anche perché a Milano avrete un sacco di attività, un sacco di amicizie, anche perché, come dire, c'è una community di homeschoolers, in tutta Italia ci sono gli homeschoolers. A Milano sicuramente, io da pioniera in questa zona della Lombardia anni e anni fa, ecco, si è instaurato un bellissimo ambiente, un bellissimo ambiente. Amy ci racconta che l'homeschooling ha dato a suo figlio, che è iperattivo, tanta serenità. A scuola lo svalutavano sempre, ha fatto terza media, con voi all'esame è uscito con 7. Ah, con noi diede un bacio, sono proprio contenta di sentire queste cose, sono bellissime storie, sono be e poi pensiamoci sempre, Grazie Amy, sono contentissima di averlo ancora con noi, sono proprio contenta. Perché è così, stiamo liberando i nostri ragazzi dalle etichette che dà loro la società. Quando vi dicono queste cose, io dico sempre: "Forse sono i disturbi dell'insegnamento, non sono i disturbi dell'apprendimento, forse è l'ambiente a essere disturbato." Se è una piantina, se voi prendete una bella piantina e questa piantina comincia a appastire, v'arrabbiate con la piantina? La sgridate la piantina? Le date dei colpetti? No, le cambiate il terreno, magari se era troppo al sole la mettete un po' all'ombra, le date un po' d'acqua, guardate un po', la osservate e cercate di fare del vostro meglio per farla rinascere. Con i nostri figli no, quando c'è la piantina che sono i nostri figli che non va bene qualcosa, una bella etichetta e tanti saluti. È questo qua. Quindi vedo che ci sono tanti dagli Stati Uniti, che bella cosa, che bella cosa. Io tra le altre cose sono italo-americana, quindi, come dire, se ci sono tante realtà, anche noi conosciamo molte famiglie degli Stati Uniti di homeschoolers, veramente fantastico e tante volte creiamo anche dei ponti in questa cosa. Quindi in Italia qual è la situazione? In Italia dove immaginate, poi tanti mi dicono: "Oh, l'Italia è un posto bellissimo per fare homeschooling." Guardate che vi assicuro che siamo in un buon posto anche a livello legale, Tanti italiani si lamentano: "Ah, c'è l'esame di fine anno." State sereni, non è un ostacolo insormontabile, assolutamente. Stiamo messi veramente bene anche a livello europeo. Quindi in Italia dove la bellezza e l'arte scorrono nelle vene della nostra storia, l'homeschooling si sta facendo strada.
come una dolcissima rivoluzione. Non è un caso che in un paese dove mangiare bene è un'arte, l'educare bene è una scelta di vita per tante persone. Si sta proprio diffondendo attraverso le voci delle famiglie, come voi questa sera, che hanno scelto di fare dell'apprendimento un viaggio senza confini, un'avventura senza fine. Tutto è apprendimento. Poi tanti genitori si preoccupano della parte accademica: "Ma quante ore per arrivare all'esame?" Va bene, parliamone. Potete preparare un bambino alla primaria con 1 ora, da 1 ora a 2 ore di lavoro prettamente accademico. Però quando mi fate queste domande, secondo me vi dimenticate che la vita è apprendimento, perché ogni momento è un'opportunità per imparare qualcosa. La cucina si può trasformare in un laboratorio di chimica, il giardino in una classe di biologia, il mercato in una lezione di matematica, cioè ogni cosa è apprendimento. Poi se mi chiedete: "Erika, esattamente quanto devo studiare a livello simil-scolastico, per arrivare con le competenze necessarie a fine anno?" Come vi dicevo, da 1 ora a 2 ore per la primaria e poi delle aggiunte quando si arriva alle medie e così via dicendo. Ma rendetevi anche conto che il sistema fa perdere un sacco di tempo. Eh già, perché in prima gli insegnano come stare in piedi, alzati, uscire, non fate la pipì adesso, andate a mangiare dopo e tutte queste regole. La seconda è un assestamento, in terza cominciano a fare un po' di storia, un po' di geografia in maniera un po' più corposa. Ma stiamo parlando di bambini che hanno già 8 anni. Ma vi rendete conto quanto tempo è stato passato per indottrinarli nel sistema? E poi in prima media si ripete da capo. In prima media si ripetono da capo la storia, la geografia, l'inglese. Ma vi rendete conto quanto tempo stanno perdendo i vostri figli? Eh? Mentre invece noi vogliamo avanzare a un buon ritmo, al ritmo della società odierna, e in una comunità che c'è già. Non siete come me all'inizio. Ci sono tanti menti curiose, famiglie che si sostengono a vicenda, ci sono tante sorprese che possiamo avere. E ricordiamoci che l'educazione non è una gara a chi arriva prima o a chi sa di più, perché non è la scuola vi ha inculcato questa cosa terribile, dove bisogna essere sempre i primi e allora vuol dire che tutti gli altri sono dei perdenti? No, quando invece che chiamarla collaborazione si chiama copiatura e si punisce. "Ma non collaborate, non parlate." Mi fa sorridere quando dicono che gli homeschoolers non sono socializzati. "Ah, ma gli homeschoolers come fanno a socializzare?" Ma ragazzi miei, ma io per socializzare mi metterei mai nei panni di uno studente che è incollato al banco, non si può alzare, se chiacchiera gli mettono la nota sul registro. Ehm, deve fare quello che fa, che dice dice l'insegnante, e in un gruppo di pari, tutti della stessa età, tutti che fanno le stesse cose. Ma che noia! E come fate a dire che quella è la socializzazione? Anche questa menzogna fatela scomparire se ci stavate pensando. Ah, perché io lo so che qualcuno ci stava pensando, eh. Lo so che qualcuno di voi ha questa paura. E invece tutti che corrono veloci, noi scegliamo un altro ritmo, che è il ritmo dell'apprendimento naturale, personalizzato, quello che segue il battito del cuore, il fluire delle stagioni. Non venitemi a dire che voi adulti che mi state ascoltando, lavorate allo stesso modo a dicembre come fate a maggio. Non è possibile, eppure la scuola generalizza tutto e rende tutto uno standard. Noi scegliamo di educare personalmente, di fare homeschooling, non per isolare, ma per aprire ancora di più le porte, per mostrare che la vita, in tutte le sue meravigliose complessità, è la vera scuola, è quello che conta. Mh? Mi piace molto conversare con voi, ci sono tante iniziative che adesso scoprirete anche per la prossima settimana, per chi è interessato, eh. Non siete soli, non sarete mai soli. E adesso parliamo delle soft skills, le competenze trasversali, come per esempio il pensiero critico, la creatività, il problem solving, le abbiamo citate prima. Queste sono le stelle polari che guidano l'individuo nel mare, a volte in tempesta, della vita moderna, perché non sarà un diploma a salvarmi. Se io perdo il lavoro e poi mi deprimo e non ho l'energia e la forza di rialzarmi, io sono finita, non ce la faccio più. Cos'è che conta? Conta il carattere dei nostri figli.
specialmente in questo momento storico. L'abbiamo detto anche prima quando parlavamo del lavoro. L'abbiamo detto anche prima quando mostravamo quali erano le necessità e le competenze dalla regia, le competenze del sistema lavoro. Cosa chiedono ai nostri figli in questo momento? Cosa gli chiedono? Era la slide quella del lavoro. Abbiamo un po' di, rallentamento. No, no, indietro, indietro. Dietro, dietro. Eccola! Le competenze richieste dal lavoro sono proprio quelle importanti. La responsabilità, il saper lavorare a progetto, la creatività, la flessibilità. Queste sono le soft skills e nel sistema scolastico tradizionale queste abilità sono come piante rare in un giardino troppo ordinato. C'è la siepe di matematica, l'aiuola di grammatica e che non lasciano spazio sufficiente perché possano crescere libere e forti. Spesso il pensiero critico pensate che è confinato ai margini di un libro di testo e la creatività è relegata a un'ora d'arte settimanale. Il problem solving? Ah beh, allora sono le equazioni, 100 equazioni da finire a casa per domenica sera. Assurdo, è assurdo. Non fatemi parlare poi della cura del corpo, perché è provato che i bambini non possono, neanche noi adulti, stare seduti 3, 4, 5, 6 ore al giorno. Nell'ambito dell'istruzione parentale queste competenze diventano il sole di tutte le giornate, il nutrimento. I bambini imparano a pensare criticamente quando, invece di accettare passivamente i fatti, li interrogano. Posso tornare anch'io, li interrogano, li esplorano, quando, si fanno le domande, perché a scuola hanno paura di fare le domande, perché poi quanti: "Ma perché non hai chiesto all'insegnante?" Perché avevo paura di dire una stupidaggine che mi prendevano tutti in giro. Quante volte i ragazzini, i bambini stanno zitti perché hanno paura di esprimersi, mentre invece il pensiero critico arriva proprio quando ci poniamo le domande, quando queste domande poi non sono quelle dei tradizionali questionari a scelta multipla che ci vogliono rifilare. La creatività non è solo un disegno colorato su un foglio di carta, ma è il modo in cui i nostri ragazzi vedono il mondo, magari trasformando un ramo caduto in una spada, un foglio in un aeroplano. Magari questo aeroplano che vola verso destinazioni sconosciute, come facciamo a saperlo? Ma vi rendete conto di quanto stiamo tarpando le loro ali? Il problem solving, tutto fatto sui libri. Se sei un homeschooler, tu hai una vita intellettuale costante, cioè un bambino che impara attraverso l'homeschooling trova problemi da risolvere ogni giorno, ma come voi adulti, perché vive in società, ci sono una marea di problemi. Il calcolare il resto al mercato, pianificare l'itinerario per una gita in famiglia, il costruire un modello di vulcano con i materiali trovati in casa perché mi è venuta l'ispirazione e allora devo farlo in quel momento. Tutto per un homeschooler diventa una sfida stimolante perché hanno loro le redini di questo cavallo che corre. Fanno loro questo puzzle, lo compongono loro. Vedete, mentre la scuola tradizionale prepara gli studenti a superare un esame, perché quello è lo scopo, l'homeschooling li prepara a superare le sfide della vita. Se l'esame si conclude quando si esce dall'aula, la vita no, la vita coi suoi esami quotidiani non concede pause, ma è questa la verità. Cioè io non sto dicendo nulla di nuovo, veramente, io sono solo portatrice della mia esperienza, perché la vita è inequivocabile, è sotto i nostri occhi da sempre. È come immaginatevi come in un esame non ci si può presentare impreparati, così nella vita noi non possiamo permettere ai nostri figli di affrontarla senza le competenze fondamentali che l'homeschooling coltiva giorno dopo giorno. Cioè, se voi genitori pensate veramente di affidare i vostri figli a un sistema obsoleto, cosa gli state dando come strumenti per diventare adulti? Per lavorare, per essere attivi, per avere carattere e forza? Vi siete fatti questa domanda? In un mondo che cambia con quella velocità, un click è tutto cambiato, dove il lavoro del domani non ha ancora un nome. Sapete quanti perderanno il lavoro? Dove la creatività è la moneta più preziosa, il pensiero critico è la chiave per aprire ogni porta. Noi non possiamo permetterci di offrire ai nostri figli un'istruzione che guarda al passato. Non possiamo.
L'homeschooling è il nostro impegno per un futuro che premia chi è pronto a pensare in modo diverso e mi domando: voi siete pronti a pensare in modo diverso? Non dovete farlo neanche da soli come abbiamo fatto noi. Avete una community, c'è Edupar, c'è l'Academy di EduLearn, ci sono tante situazioni diverse. Chi di voi sa adattarsi, chi ha l'agilità mentale oggi per navigare questo cambiamento? Penserete indietro tra 20, 30 anni e direte: "Meno male che ho fatto questa scelta". Quindi mentre lasciateli stare, il mondo dibatte tra i test standardizzati, tra qualche mese si riapre la chiacchiera degli invalsi, ma bene gli invalsi, ma vale lì ma quante stupidaggini che ci distraggono dalle cose importanti, eh? Io vi invito invece a scegliere un cammino educativo che si allinea con il mondo di domani e non con quello di ieri, un cammino che rende i nostri figli non solo pronti, ma desiderosi di lasciare un segno nel mondo, eh. Questo è quello che vogliamo, l'incentivo. E ancora una cosa devo toccare. Siamo verso la fine della nostra serata, eh. La genitorialità. Che genitori possiamo essere se prendiamo i nostri bambini alla mattina, li svegliamo, li prepariamo e li siluriamo a scuola, perché alla fine più o meno la rincorsa al pulmino, alla macchina, alla bicicletta è questo, e poi li recuperiamo cotti come dei piccoli toast alle 4, 4:30 del pomeriggio. Come facciamo a esercitare la nostra influenza? Poi è normale, state affidando i vostri figli allo Stato, cioè state dicendo: "Stato, io non ce la faccio a educare, educali tu". E poi ci lamentiamo perché le cose finiscono come finiscono, i racconti sui giornali sono quello che sono. Quindi prendiamoci quei 2 minuti adesso per parlare di genitorialità rispettosa, empatica, una genitorialità che ha il tempo, perché non è un concetto astratto, è un abbraccio caldo che raccoglie i nostri bambini dopo una caduta, che è perché abbiamo tempo, no, è la mano che indica loro la strada. Riflettete sulla vostra infanzia. Voi vi ricordate la vostra infanzia? Com'erano i vostri genitori? Come avevate passato il tempo? I compiti a casa, quelle sere passate a ripetere meccanicamente le formule, le date, tutte no, il ripasso di geografia e di scienze con la nebbia per la stanchezza, mentre fuori c'era la vita e voi invece a studiare. Non so se avete avuto questa esperienza, io sicuramente sì. E voi pensate che alla scolarizzazione che abbiamo vissuto noi, no, quella piena di ansie, quella pesante, di valutazioni, queste valutazioni che sembravano definirci: pagella buona, brava persona, pagella cattiva, no. Quanto di questo voi volete ripetere con i vostri figli? Ditemi la verità, quanto volete ripetere di tutto quello che avete vissuto? Perché potete ovviare, l'homeschooling offre un'alternativa, c'è una luce. I compiti non saranno più un fardello. Dopo una lunga giornata di scuola, "No, anche i compiti", no, ma ci saranno momenti naturali di apprendimento che si intrecciano con il vivere quotidiano. La sera non è più un campo di battaglia tra prepara la cartella, hai studiato questo, dov'è il quaderno, ma ci sarà pace o magari ci sarà il caos, ma perché l'avete scelto voi, eh. Le cose le sceglierete voi, tutto diventerà un'opportunità per apprendere. La genitorialità rispettosa ed empatica è il cuore pulsante dell'homeschooling, perché noi genitori abbiamo modo di guardarci allo specchio e di modificare i nostri comportamenti sbagliati, di capire dai nostri figli come dobbiamo comportarci. Non è imporre l'autorità, ma è un'apertura al dialogo. E non si tratta di giudicare, ma di accogliere i pensieri e le emozioni dei nostri bambini col tempo giusto, con il tempo dedicato. Nulla l'autostima dei vostri bambini. Quanto è importante avere una sana e forte autostima oggigiorno e quante poche persone si vogliono bene, si conoscono, sanno regolarsi. È importante nutrire l'autostima e il benessere dei vostri bambini, facendoli sentire non solo valorizzati e capiti, ma i veri protagonisti della loro educazione, L'autostima non cresce sotto i voti e l'ambiente scolastico, ma all'aperto, nella vita verace.
2 cose ancora voglio mostrarvi, magari dalla regia hanno qualche immagine. Dobbiamo cercare di immaginare, di passare da un'istruzione standardizzata a un apprendimento personalizzato. Ci sono tantissimi modi per apprendere. Come vi dicevo, la vita è apprendimento. Dobbiamo passare da un apprendimento fine a se stesso e superficiale, oramai tutto telecronaca, tutto selfie, tutto per mostrare agli altri, per arrivare a un apprendimento permanente e di valore. E qua siamo noi i primi a dover credere nel lifelong learning, l'apprendimento che dura una vita, perché è questa la società odierna. E dobbiamo passare da un modello di scuola che dà informazioni, e lo sapete quanto può essere noiosa, a un apprendimento dove la curiosità e la scoperta sono al centro. La pagella, la pagella, la pagella. Passiamo da un apprendimento dove la motivazione è estrinseca. Se una persona studia torna pure indietro. Se una persona studia e lo fa perché gli viene imposto, lo fa perché vuole mostrarsi agli altri, lo fa perché deve avere un buon voto, altrimenti arrivano le punizioni. Ma secondo voi nel momento in cui questa autorità, questa punizione è eliminata, ci sarà ancora la voglia? No. Tanti che abbracciano l'homeschooling dopo anni di istruzione tradizionale dicono: "Ma mio figlio non vuol far nulla". Eh beh, sta passando da una motivazione estrinseca a una intrinseca, cioè dove siamo noi che abbiamo lo scopo di imparare, dove abbiamo il valore dell'apprendimento, dove conosciamo quello che stiamo facendo. Ricordatevi che l'homeschooling, anche lì tanti: vabbè, ma voi che fate homeschooling non fate niente". No, l'homeschooling non è l'assenza di istruzione, ma è l'essenza dell'educazione. Un'educazione che respira con il ritmo dei nostri figli, che si adatta ai loro bisogni, che celebra le loro vittorie e non perché lo dice la scuola o perché l'insegnante ci ha detto che è andato tutto bene al colloquio di classe. Ci sono loro che ci guidano, ci guidiamo a vicenda, è come una danza questo homeschooling, e ci insegna la lezione più preziosa, che il nostro ruolo di genitori non è quello di formare il futuro in base al passato, ma di costruirlo con amore, con rispetto per i nostri figli, verso le loro speranze, verso i loro sogni. E lo possiamo fare oggi. Quindi provate a chiudere un istante, fate con me questa cosa, chiudete un attimo gli occhi e immaginate un mondo dove ogni bambino si addormenta con un cuore leggero e la mente piena di possibili domani, di possibili esperienze e di sogni di quello che farà. Questo è il mondo che l'homeschooling sta costruendo passo dopo passo. Questo è il regalo che possiamo dare ai nostri figli e vi assicuro che sarà il regalo più duraturo che potrete mai dare loro. Assolutamente. Dunque, quanti sono gli homeschoolers in Italia? Ve lo siete chiesto? La terra delle meraviglie, l'Italia. Dai dati del MIUR pensate un po' che le famiglie che hanno scelto questa strada educativa sono aumentate in modo significativo, passando da 1.800 in epoca pre-Covid a oltre 11.000 famiglie oggi. Un continuo incremento a livello globale. Questo è un segno evidente che siamo di fronte a un cambiamento di paradigma. Voi da che parte sarete? Qui c'è in atto la rinascita dell'educazione che mette al centro il bambino e la famiglia e voi genitori. Se guardate gli Stati Uniti, visto che alcuni di voi commentano di aver vissuto là, pensate che ci sono più di 3 milioni di bambini istruiti a casa. Stiamo parlando del 6% della popolazione studentesca. Questa è una comunità educativa vasta e vibrante che ci mostra come l'apprendimento possa essere personalizzato, diretto e incredibilmente efficace. E poi ci sono molte altre statistiche negli Stati Uniti. Per esempio il 78% degli studi rivela che gli studenti homeschoolers hanno risultati significativamente migliori
rispetto ai coetanei delle scuole tradizionali. In Italia non ci sono ancora parecchi studi, siamo pronti per farli adesso, ma all'estero ci sono, potete assolutamente informarvi. Anche perché sono oltre 300 milioni i bambini in tutto il mondo che stanno praticando l'istruzione parentale. Cioè, se pensavate di essere quelli strani e quelli diversi, non è così. C'è una rivoluzione in atto. C'è una rivoluzione in atto. Dunque, il mio tempo con voi è 1 ora, sta svolgendo al termine, sta volgendo al termine, ma vi presento una possibilità da non perdere, perché non dobbiamo chiudere qua, possiamo continuare a vederci, possiamo continuare il nostro discorso, possiamo affrontare l'ABC, parlare di burocrazia, parlare direttamente con me, con voi, facendoci delle domande, proprio perché vorrei condividere con voi un'opportunità esclusiva di questa sera, che rappresenta il vostro primo passo verso l'adozione di questo nuovo paradigma educativo, okay? Noi abbiamo un network bellissimo, si chiama edupar.it e possiamo assolutamente insieme entrare all'interno di questo network che contiene informazioni, burocrazia, assistenza, video, articoli, ispirazione, una parte di lezioni, quindi anche la parte didattica. Questa sera c'è un'offerta in promo. Abbiamo sicuramente ecco qua, io vi aspetto lunedì sera, vi aspetto lunedì sera. È venuto il momento di pensare come andare avanti, okay? Abbiamo l'iscrizione speciale in offerta di 12 mesi al network di Edupar. Questo è molto importante perché è una super offerta, di solito il prezzo è molto più alto, è una possibilità per accedere alle risorse e agli strumenti che cambieranno il modo in cui voi pensate all'educazione. Nella chat avete i vari link. Lunedì ci rivediamo, ma ci rivediamo su Zoom, non ci rivediamo in diretta, ci rivediamo insieme in forma privata su Zoom, in modo che possiate farmi le vostre domande, raccontarvi le vostre storie, la vostra situazione. E questo sarà lunedì 18. Discuteremo ulteriormente questi concetti. Questa sarà un'esperienza di apprendimento diretto e interattivo. È importante iscriversi subito, in modo da non perdere la possibilità di accedere, anche perché non è che possiamo essere in 1000 su Zoom, eh. Qua c'è il QR code, le iscrizioni sono limitate. Questa è la vostra occasione per essere parte di un movimento che va oltre la semplice educazione. È un movimento verso l'empowerment, verso l'innovazione. Non perdete questa opportunità, voglio conoscervi, voglio conoscere le vostre famiglie, parleremo anche dell'Academy di EduLearn. Se vi state chiedendo: "Ma io come faccio a insegnare ai miei figli?" Abbiamo risolto anche questo problema. Vi teniamo la mano, okay? Vi teniamo la mano. Quindi vi ricordo che al prezzo promo di 49 € potete attivarvi, magari se mi date la slide precedente, potete attivarvi con l'accesso annuale a Edupar, ai materiali educativi e al supporto continuo, perché su Edupar, magari tra qualche istante vi faccio vedere Edupar, di che cosa si tratta, avete anche il nostro staff che cura la situazione, che vi dà i consigli, che vi aiuta a navigare nel sito e io voglio proprio vedervi lunedì. Eccolo, questo è il network, posso anche togliermi io così lo vedete bene. Se scorrete a sinistra vedete come è ricco il menù, abbiamo dalle domande frequenti alla parte burocratica, i consigli dell'avvocato, i gruppi regionali, abbiamo i programmi delle scuole, abbiamo le esperienze degli homeschoolers, abbiamo i corsi, c'è il corso dell'homeschooling, tutti i corsi gratuiti all'interno del sito, proprio per non farvi mancare nulla. Del resto io l'ho detto, siamo nell'era digitale, siamo nell'era dell'informazione, quindi non ci facciamo mancare niente. Ecco, vedete qua ci sono i vari video dove potete approfondire tantissimi aspetti dell'istruzione parentale. Grazie. Dunque, arrivati alla fine di questa maratona, cari miei genitori, questo è il mondo dell'homeschooling. Io ve l'ho raccontato in 1 ora, ma c'è molto e molto di più. Un mondo dove l'educazione è libertà e rispetto, ma soprattutto è amore. Un mondo dove i nostri figli impareranno non la paura di un voto, ma il desiderio ardente di scoprire, di creare, di vivere
Noi siamo qui per guidare voi, voi siete per guidare loro, pronti a sostenerli, per celebrare con loro ogni piccola grande scoperta. Quindi lasciate che i vostri figli, vi prego, vi prendano per mano, perché loro sono i nostri insegnanti e vi portino in questo viaggio. Non è un'alternativa all'educazione scolastica, questo è un impegno verso il futuro. Un futuro che per voi può iniziare oggi, in questo momento. Ci rivediamo lunedì sera su Zoom insieme, con calma, scegliete di fare homeschooling, scegliete di educare con il cuore. Ricordate, l'educazione di domani inizia oggi con le scelte che stiamo facendo. Unirsi a Edupar significa investire nel futuro dei nostri bambini e nel nostro futuro collettivo come società. Se vi chiedete perché lo sto facendo e perché a me sta a cuore la società, ci saranno i miei figli, ci saranno i miei nipoti, dobbiamo fare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, dobbiamo cambiare paradigma. Non vedo l'ora di incontrarvi nella nostra sessione su Zoom e di iniziare insieme questo entusiasmante viaggio insieme. Vi mando un abbraccio. A presto. Ciao.